Se si studia l'italiano, c'è un verbo che spunta fuori, ovunque. È un vero jolly. Fare. Beh, oggi ne sveleremo tutti i segreti. Andiamo a scoprire insieme i suoi superpoteri. Cominciamo! Allora, ecco la nostra mappa per padroneggiare fare. Vedremo i suoi 1000 usi, la sua coniugazione che è un po' particolare, il potere che ha di far accadere le cose, un sacco di espressioni comuni e alla fine lo scontro con un suo falso amico, il verbo rendere. Teniamoci forte. Ok, partiamo dalla sua caratteristica più evidente. Fare è quello che potremmo definire un verbo jolly. Pensiamo alla carta jolly in un mazzo. Ecco, una parola che si adatta a un'infinità di situazioni, quasi come fosse una chiave universale. E a questo punto la domanda è ovvia, no? Ma com'è possibile che un solo verbo riesca a coprire così tanti significati? Beh, è proprio questa sua, chiamiamola polivalenza, che lo rende così comune, ma allo stesso tempo, a volte, così difficile da padroneggiare quando si impara l'italiano. Partiamo dal suo significato più diretto, diciamo, quello di compiere un'azione, un po' come l'inglese to do. Prendiamo l'esempio. Faccio i compiti. Qui significa semplicemente che sto svolgendo quell'azione. Fin qui tutto semplice. Ma attenzione, fare ha anche un'altra faccia, quella del creatore. Può significare produrre o creare qualcosa. Ad esempio, fare una torta. In questo caso non si sta solo compiendo un'azione, si sta proprio creando un oggetto. È l'equivalente dell'inglese to make. E qui si vede davvero la sua incredibile flessibilità. In fa freddo, il verbo diventa impersonale e ci serve per descrivere il tempo. Pensiamoci bene, non c'è nessuno che fa il freddo, è semplicemente una descrizione di come stanno le cose. Davvero geniale. Certo, un verbo così potente non poteva che avere un carattere un po' forte. E infatti la sua coniugazione è tutto tranne che regolare. Anzi, è decisamente irregolare. Quindi serve un po' di attenzione. Ed ecco, svelato il segreto della sua irregolarità. Anche se a vederlo finisce in are, quindi sembrerebbe della prima coniugazione, fare è un po' un ribelle. Perché? Perché la sua vera origine è il verbo latino facere, che era della seconda coniugazione. È come se si portasse dietro quest'anima latina che lo rende unico. Diamo un'occhiata insieme al presente indicativo. Allora, io faccio. Ecco, si vede subito quella C che spunta fuori. Poi tu fai, lui, lei fa, e poi noi facciamo, voi fate, queste sono più regolari, ok? Ma alla fine essi fanno, con la doppia N. Insomma, sono proprio faccio e fanno le forme da memorizzare bene. Una piccola sfida, ma ce la si può fare. E ora passiamo a un vero e proprio superpotere dell'italiano. Parliamo della costruzione causativa, ovvero quando usiamo fare per far fare qualcosa a qualcun altro. È qui che questo verbo mostra tutta la sua magia. È una struttura potentissima. Il concetto di base è semplice. Non sono io, in prima persona, a compiere l'azione. Invece faccio in modo che qualcun altro la faccia al posto mio. È in pratica il verbo perfetto per quando si delega qualcosa. Vediamo come funziona questa magia. Partiamo da una frase base. Piero ripara la macchina. Semplice. Ora, se voglio dire che sono io a far sì che Piero faccia questo lavoro, inserisco fare. Ho fatto riparare la macchina. E che fine fa Piero? Beh, Piero diventa a Piero. Il soggetto originale si trasforma. Questo meccanismo grammaticale ha un nome, si chiama accusativo preposizionale. Davvero ingegnoso, direi. Bene, adesso cambiamo un po' argomento. Passiamo a un aspetto forse più leggero, ma che è assolutamente fondamentale. Fare è il cuore pulsante di tantissime, ma tantissime espressioni che si usano ogni giorno. Conoscerle è la chiave per parlare un italiano che suoni davvero naturale. Ecco qualche esempio. Fare colazione, fare una passeggiata, fare la spesa. Si nota subito come fare si combini con altre parole per creare queste espressioni di uso comunissimo. Ad esempio, è raro sentire colazionare, quasi tutti dicono fare colazione. Queste sono delle vere e proprie formule dell'italiano, da imparare in blocco, così come sono. Ok, un consiglio per chi vuole portare il proprio italiano a un livello superiore. Pensiamo a fare come a un supereroe tutto fare. Sì, a volte però per un lavoro specifico è meglio chiamare uno specialista. Ecco, usare un verbo più preciso può rendere il discorso molto più elegante e raffinato. Vediamo qualche esempio pratico. Invece di dire fare un errore, si può usare commettere un errore. Suona decisamente più ricercato. Oppure, anziché fare una casa,
Costruire una casa è ovviamente molto più preciso. Attenzione, non è che fare sia sbagliato, ma queste alternative sono un vero e proprio upgrade per il vocabolario. E arriviamo alla sfida finale, fare contro rendere. Questo è un punto che crea spesso confusione, perché entrambi a volte possono tradurre l'inglese to make, ma in italiano sono due mondi completamente diversi. Vediamo di fare chiarezza. Allora, la regola d'oro, la chiave di tutto, è questa. Fare di solito si usa con un altro verbo per causare un'azione. Rendere, invece, fa coppia con un aggettivo per descrivere un cambiamento, una trasformazione. Guardiamo gli esempi, sono chiarissimi. Mia sorella mi fa innervosire. Innervosire è un verbo, un'azione. Vederti mi rende felice. Felice è un aggettivo, una qualità. Ecco svelato il trucco. Quindi il punto è proprio questo. Se si vuole dire che qualcosa provoca un cambiamento di stato o di qualità, come diventare elegante, il verbo giusto è rendere. Questo vestito ti rende elegante è la forma corretta e suona benissimo. Al contrario, questo vestito ti fa elegante, no, suonerebbe davvero strano, quasi sbagliato. Insomma, abbiamo visto quante maschere diverse può indossare questo verbo. È arrivato il momento di tirare le somme e riassumere i suoi tantissimi volti. Ok, ricapitoliamo i punti chiave da ricordare. Primo, fare è un verbo jolly. Serve per compiere azioni, creare cose e descrivere situazioni. Secondo, la sua coniugazione è irregolare e va imparata bene a memoria. Terzo, è uno strumento potentissimo per far fare le cose a qualcuno. Quarto, è la base di un'infinità di espressioni di uso quotidiano. E quinto, ma non meno importante, non va confuso con rendere, che invece si usa con gli aggettivi. E per concludere, una riflessione. Qual è il verbo jolly nella propria lingua madre? Quel verbo che, proprio come fare, sembra avere 1000 poteri e usi diversi. Pensarci è un ottimo esercizio per capire più a fondo come funzionano le lingue. Grazie per aver seguito questa analisi.